Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi, tornati nel più grande spazio del gossip esoterico di tutti i tempi, il nostro lui, lei. Eccoci qua, ragazze e miei ragazzi. Sono scioccata da quanti messaggi mi sono arrivati in merito a lei della scorsa settimana, quello che abbiamo chiamato ti spia e ti venera. C'è ma una marea! È bellissimo, questi riscontri sono davvero straordinari. I vostri commenti messaggi che mi mandate cioè mi dicono caspita Francesca, cioè anche io mi stupisco. Cioè non è che, cioè perdere la capacità di stupirsi e meravigliarsi è come perdere il matto dei tarocchi o il paggio di coppe, insomma, ecco, cerchiamo di mantenere vivi i nostri arcani. Appunto. Allora, ragazzi miei ragazzi, anche oggi col nostro gossip esoterico, energie maschili, energie femminili, che non sono solo uomo e donna, no? Ok, ci siamo già, sono energie che vivono dentro di noi. E quello che non riconosciamo all'interno lo proiettiamo all'esterno. Quindi io leggo, lo dico soprattutto per i neofiti, per i ragazzi nuovi e ragazze nuove, che siete tantissimi, vi faccio il benvenuto nella nostra sana follia co-creativa della nostra famiglia. Allora, quando leggo lui e quando leggo lei, vedi che energie ti risuonano dentro. Può darsi che un lui è una persona che già conosci, una lei sei tu o una persona che già conosci. Dovete farvi ispirare, dovete giocare, dovete muovervi come una danza quando leggiamo il nostro lui lei. Allora, state lavorando da Dio, il viaggio erotico negli arcani va da Dio. Il portalone di luglio, questo è un video sempre valido, dal momento in cui lo guardi, anche se lo guardi fra 10 anni ed è inverno. Il portalone di luglio sta dando dei frutti straordinari, e abbiamo anche la porta del mattino, l'incontro quotidiano col tuo amante mistico. E non lo so se quando pubblico questo video l'ho già pubblicato, comunque l'ho già fatto. Va bene, ragazzi e miei ragazzi, allora grazie, partiamo dalle nostre carte più pettegole, sacrali, non si dice, eccole qua, dal nostro mattone. Questa è caduta, chi sei? Ah, lei se la ride, è stupenda questa immagine, dai ce la lasciamo, mi piace molto, bellissima lei. Allora, battiamole, l'ho già battuto un po' prima, però lo voglio fare anche vicino davanti a voi. Facciamo un po' così. Questo è caduto, lasciamolo qua. Sei già caduto come vedo. Vediamo così, poi facciamo così. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, così, così. E poi ci prendiamo, anzi facciamo un'altra volta, così. Ci prendiamo queste oggi, va? Solo quelle, vediamo. Ecco, allora ferma. Fra ti cade tutto, ok. Allora, è uscita questa dea bellissima, tra un po' bucolica, un po'... non lo so, è bellissima questa immagine. Vedo delle lei fresche, che lasciano l'amaro in bocca, un po' così. Ah, di nuovo lui! Dimmi, cos'è che non hai capito, bello mio? Fammi capire. Prima di tutto lascia il gattino, cioè non è la tua ancora, lascialo lì, cioè sii libero dai tuoi attaccamenti, fatti guidare dall'istinto, dall'intuito, come ti dice il tuo gattino. Cioè ce lo troviamo di nuovo la settimana scorsa, pure sempre lui. È sempre lui! Vabbè, abbiamo lui che ancora non capisce perché lei sta così. Non capisce, ma il fatto che non devi capire, bello mio, non devi capire, devi sentire, no? C'ha un po' di dolce tristezza, dolce malinconia questo, però questo qua, in questa settimana, con questa immagine qui, è il tipo che, ok, mi do, un po' così lo vedo, va bene, è quello che lo fanno entrare per pietà, no? Ai concerti, arriva sempre lì, alla fine non c'è il biglietto, che magari non è riuscito a prendere, per pietà ti faccio entrare. È un po' così. Vediamo cos'altro che abbiamo in questa settimana, vediamo. Infatti si nasconde, cioè questo si nasconde, cioè è imbarazzatissimo, ci sono maschili imbarazzatissimi.
qua c'è lui che fa finta di leggere una montagna di libri per essere all'altezza della bellezza poetica di una lei, fa finta di leggere, qua c'è la luna, no? Fa finta di leggere, ma non sa una mazza perché la luna è confusione. Cerco di trovare all'interno di questi libri una risposta. Bello mio, ma se stai fermo la risposta non la trovi. Cioè, nel senso, devi agire secondo le tue emozioni. È inutile bere il caffè per stare sveglio, per leggere, questo deve bere il caffè per agire, insomma. Cioè, niente, questo, allora, qua abbiamo chiaramente dei lui che spiano di nuovo, che come se fossero all'altezza della situazione, magari con parole auliche, discorsi complessi, no? Discorsi complessi e poi, no? Cioè, non è quello che prende spacco porta, no, questo è un altro tipo. E quindi abbiamo un maschile di questo tipo, non prendo spacco porta, ma più che altro leggo e bevo il tè. Con una luna in faccia, c'è la luna in faccia, cioè tu vedrai che dei maschili completamente confusi, completamente fuori, completamente perché lei sta così. Lei è leggiadra, leggera, è una stella. Vediamo che altro ci esce, dai, vediamo. Vediamo che altro ci esce. Che altro abbiamo? Che altro abbiamo una femminuccia, vediamo chi è. E poi lei, allora, potremmo avere delle situazioni in questa settimana in cui alcune di lei pensano che lui non la stia guardando, non la stia capendo. Cioè, la sta guardando fissa, ma non ci capisce una mazza lui, di lei, capito? Quindi abbi fede del tuo potere di espressione, ti dicono queste carte già. Perché se tu pensi che l'altro non ti sta guardando, non ti sta osservando, non è così, questo ti sta guardando, spiando, venerando e non lo so, e cercando di capire a mezzo, non lo so, almeno leggiti Platone, non lo so, lasciati trasportare da una vera confusione mentale che è un risveglio dell'anima, fatti un Platone, fatti un presocratico, non lo so. Sì, sono maschili però che sentono moltissimo le loro emozioni con la luna, le sentono tantissimo e quasi sono, scusami il termine, rincoglioniti per quello che sentono. E qua ci sono delle lei che a volte possono sembrare un po' tristi perché non vengono capite, capiti? Ma che ti frega? Per essere capiti, voglio dire, da questo, no? Ma anche no, diciamo, dai, nel senso, cioè, allora, abbiamo energie femminili che cooperano con la loro tristezza, diventando allegre, entusiaste, e abbiamo energie maschili che sono praticamente, come dire, in un impasse. In un impasse. Vediamo, dai, mettiamoci un'altra carta. E dei femminili che fanno anche vedere di essere felici, spensierate, che alla fine comunque è così, perché utilizzano la dolce tristezza, dolce malinconia per... Eccolo, e poi, guarda, allora, cioè, sempre questo. Qua sembra un revival della settimana scorsa, cioè c'è questo, no? Questo, magari sul lavoro uno ti osserva, o mentre fai le cose ti osserva. Qua ci sono dei maschili che osservano femminili in modo proprio quasi, come dire, cioè vi sentirete, allora, il femminile si sentirà molto osservato, molto molto osservato, perché dietro ai loro atteggiamenti del femminile c'è una bellezza incontenibile. C'è una bellezza incontenibile. Tant'è che i loro pensieri negativi dei femminili che possono arrivare tipo dolce tristezza non sono veri, sono sogni, sono cartoni animati. Guarda, la foto è un cartone animato, è un fumetto, è tutto un sogno. E allora ci sono femminili che possono allearsi alle loro emozioni, anche condividendo la propria dolce tristezza col proprio amante mistico e farsi risalire in una bellissima energia di bellezza, di gioia. E questo dice, continua a dire, ma questa come fa? Questa come fa? Allora, i femminili che si lasciano indietro l'amaro in bocca e i maschili dicono, ma questa come fa? Molto chiaro, così, detta così.
Vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Allora, mettiamoci questa da questa parte. Energia attuale. Anzi, prima dei tarocchi voglio metterci i miei oracoli, lui, lei. Sono curiosa di vedere che c'è nelle profondità di questo essere qua, di questo. Cioè, visto che nei miei oracoli c'è anche Platone, Shakespeare, Schopenhauer, Kierkegaard. Allora, vediamo un po' che c'è dietro a quest'impasse, a questo sguardo. Cioè, avremo dei maschili imbarazzatissimi per come lei li guarda, ok? Troverete dei maschili imbarazzatissimi per come lei, o insomma, vedi un po' dove cioè, ci sono delle energie predominanti maschili che sono imbarazzatissime per il modo in cui le energie predominanti femminili li guardano. Può essere anche un uomo da questa parte. Vedi un po' cosa accade durante questa settimana, eh? Quindi imbarazzatissimi, imbarazzatissimi. Vediamo un po' che cosa c'è dietro a questo imbarazzo, cosa vuole dire lui a lei, cosa c'è dietro a questo imbarazzo. Cosa c'è dietro questo imbarazzo? 2000 carte, tutte. Allora, guarda quanti oracoli sono usciti. È quello che hai imparato da questi libri. Che facciamo? Li prendiamo tutti? No, ne voglio di meno, così riesco a canalizzare meglio il messaggio. Ne voglio di meno, magari 2 alla volta. Ah, dice che il suo tormento è finito. Adesso mi sento degno di te, io ti merito. Quindi il mio tormento è finito, il tormento di io ti merito. Ecco come ti ho detto, effettivamente quando l'emozione raggiunge il culmine, a un certo punto loro sono pronti a fare dei passi che non avrebbero mai fatto senza il viaggio nelle emozioni, no? Quindi molti maschili hanno concluso il tormento del fermo, dell'attesa o dell'avere quest'impasse emotivo, no? E si sentono di meritarla, di meritare l'altra persona, mentre prima ne potremmo dedurre che si sentivano di non meritare cotanta bellezza, no? Che poi praticamente è la storia di tutti noi, no? Quando la nostra parte razionale, il maschile, inizia ad ascoltare la voce del suo femminile interno, che riguarda tutti noi, inizialmente non si sentono all'altezza di quella magnificenza, ma poi piano piano il maschile si va ad acclimatare con le vere leggi dell'anima che sono la voce del femminile, l'intuito. Allora, caspita, io ti merito, allora è possibile, no? Quando ti agganci al mistero, quando hai fede nel mistero. E che cos'altro? Dice che si è dovuto allontanare per capire che l'ha sempre amata. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Magari Shakespeare o Platone gli hanno dato l'assist, diciamo. Quindi abbiamo dei maschili che si sono dovuti allontanare, ma che ti hanno spiato, hanno scrutato i movimenti, le azioni, hanno pensato, rimuginato, quasi sentendosi in questo impasse profondo, no? E qua ti dice io ti ho sempre amato. Ok. Che cos'altro? No, di nuovo 2000 no, una alla volta. E che cosa hanno compreso ancora? Cosa muove i passi del maschile in questa settimana? Per capirlo mi sono distrutto. E hai fatto bene. Nel senso, dobbiamo distruggere i nostri condizionamenti mentali per capire. Ma io non direi più capire, per comprendere, portare con me, do un posto nel mio cuore al fatto che senza il mio femminile mi sento distrutto, non voglio controllare questa distruzione, altrimenti mi si ripercuote, non trovo via d'uscita con la mente razionale. Allora mi distruggo, forse tra questi libri c'è Fernando Pessoa, e, il libro dell'inquietudine, e, e quindi... e quindi distrugge la mente razionale, si è distrutto. Qua abbiamo dei maschili che comunque si destano, si destano. Eh sì. Vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi. Energia attuale del maschile. No, stanno scivolando tutte le carte. Qual è l'energia attuale del maschile? Energia attuale. Cioè, che cosa ti ho nominato quando ho preso questa carta? La stella. Qua che cosa dice la stella?
Energia attuale del maschile non solo amano profondamente una persona non convenzionale, una persona fuori dai luoghi comuni, ma sognano questa persona fuori dai luoghi comuni. Amano una persona che è leggera, una persona che affronta le sfide della vita con leggerezza e con una mentalità diversa. Ma soprattutto la stella mi parla come energia attuale del femminile che sta avvenendo si sta ricucendo la fede nel maschile, la fede nei propri sogni, la fede nei propri ideali, la fede nei propri obiettivi, al di là della persona, no? Ok. Aspetta, mettete qua queste così. E vediamo ancora quali sono i pensieri di lui. I pensieri di lui, cosa sta pensando di questa stella o cosa sta pensando a seconda della carta. La sta pensando fino all'inverosimile, tanto che viene paralizzato dal suo stesso sentimento, l'appeso. La sta pensando perché l'appeso si ferma per pensare, cambiare prospettiva, la pensa costantemente e rimane col gattino, con Platone, con Fernando Pessoa e con la sua giacca e la cravatta, stirata dalla mamma forse. Ma vabbè, allora l'appeso pensa, 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 pensa e soprattutto ha pensato di cambiare la prospettiva, no? La prospettiva è qual è? Questo, il mio tormento è finito, mi sento degno di te, io ti merito. Per capire mi sono distrutto, perché mi sono distrutto? Perché l'appeso prefigura il fatto di abbandonare il controllo. Lascio andare il controllo, non posso controllare niente. Mm. Ok, che cosa ha nel cuore? Che cosa ha nel cuore? Aspetta, si è girata sta carta, i re di denari, però non l'ho estratta, ma si era girata prima forse. Guarda, te la interpreto subito, nel mentre che stavo battendo. Il re di denari è colui che ha tutto sotto controllo. Lavoro, struttura, denaro, le cose si fanno così in un certo modo e magari ci possono essere più aspetti della vita di maschili che rendevano un po' bloccata la situazione sentimentale, può essere lavoro, responsabilità, ok? Allora, nel cuore voglio sapere, quindi la capacità di essere degni e all'altezza, no? Dell'altra persona anche, questi erano i loro pensieri. Cosa ha nel cuore lui? 7 di bastoni. Allora, il suo cuore gli sta chiedendo di lottare per quello in cui crede. Il suo cuore gli sta chiedendo di lottare per quello in cui crede. Il 7 di bastoni è lotto per la mia verità e magari il cuore si trova a combattere anche con certe differenze in merito a questa verità. Magari possono essere dei maschili che stanno difendendo il loro cuore, ma per una paura inconscia, quella di aprirsi alla fede nell'amore. E quindi il 7 di bastoni mi parla che il cuore vuole lottare per quello in cui crede. Cos'è la cosa in cui crede? È questa la stella, la fede. Abbandonare il controllo, la fede, lotta per quello in cui credi. Mi sono distrutto, mi sono dovuto allontanare, quindi magari ho messo dei limiti, ma per una paura inconscia che stavo elaborando, perché per capire mi sono distrutto. Un limite di protezione del processo che stavano vivendo, che stanno vivendo, no? Infatti la ruota della fortuna, gli eventi l'hanno portato a combattere per la verità in cui crede e questo li ha potuti immobilizzare. Vediamo qual è il blocco che si apprestano a superare, con il quale hanno a che fare nei prossimi giorni. È il controllo. Qua abbiamo il carro. Il carro non è solo l'avanzamento, è anche il controllo. Siccome abbiamo l'appeso qua, no? Che è lasciare andare il controllo, il blocco che hanno è smettere di controllare gli eventi. Questo gli permette di avanzare con naturalezza, con fede. Quindi possiamo avere anche una distanza, tra lui e qualcun altro, possiamo avere la necessità sempre di voler controllare gli eventi e mandarli in una direzione razionalmente concepibile. Ok? Ok, adesso andiamo da questa parte, mettiamoci gli altri tarocchi. Qua lei sta molto bucolica. Allora, mettiamoci questi.
No, 2000 carte no, aspetta. Allora, energia attuale di lei. Qual è l'energia attuale del femminile? Quando vedo che esce la giustizia rido, perché l'energia attuale del femminile è: dico la verità, faccio ciò in cui credo, metto a posto le cose, so come devono andare le cose, lo sento, lo faccio, la giustizia divina mi accompagna, gli dei mi accompagnano, allora laddove devo tagliare taglio, laddove devo dire delle verità le dico, laddove devo mettere limiti lo faccio, laddove devo andare lo faccio, quindi sta così. È una carta stupenda che mira a mettere ordine nella sua vita. E già partiamo forti. Allora, quali sono i pensieri di lei? I pensieri di lei. Che cosa pensa il femminile? Cosa sta pensando in questi prossimi giorni? C'ha tanta passione per un progetto, per un ideale, per qualcosa, e sa anche che quel progetto, quell'ideale e quella cosa le fa salire tutte le paure e le resistenze che ha in merito a quella stessa cosa. Sta pensando alle paure, agli attaccamenti che ha. Magari in questa settimana abbiamo fatto anche dei video importanti che parlava anche dove ti senti bloccata, no? Nella vita. Ecco, allora c'è quel pensiero che sta mettendo in luce gli attaccamenti che sono relativi a ciò che lei desidera. Allora sa che per realizzare ciò che lei desidera si deve affidare alla giustizia divina, che sia una persona, che sia un ideale, che sia un lavoro, che sia qualcosa. Allora vedo i femminili che sono intenzionati a tagliare i lacci energetici che le impediscono di realizzarsi. Cosa hanno nel cuore? Cosa hanno nel cuore? Cosa ha nel cuore lei? Ha la capacità di sentirsi straordinariamente co-creatrice del suo destino. Il mago. Guarda che arcani maggiori potenti abbiamo qua. Nel cuore il suo cuore le dice: tu hai tutti gli strumenti per realizzare tutto quello che desideri. I tuoi desideri, i tuoi obiettivi sono assolutamente plausibili e realizzabili. Nota da dove hai attaccamenti in merito a quegli obiettivi e la giustizia farà il suo corso. Guarda, di nuovo un arcano maggiore, l'eremita. Qua i femminili stanno facendo un lavoro interiore senza precedenti. Mi alleo alle emozioni ctonie sotterranee, da qui traggo forza e nutrimento per i miei obiettivi, i miei ideali. Il mio cuore lo sa che io ho tutti gli strumenti di modificare il mio destino, cambiando gli effetti del mio destino, e allora io posso realizzare qualunque cosa. Guardate come sono forti i femminili. Te credo che questo le guarda così. E percepisce la stella, no? Colei che è fuori dal luogo comune. Perché cosa fa chi è invece dentro al luogo comune? Non sarebbe uscito il mago qua. Sarebbe uscito non lo so. Sarebbe uscito un 7 di bastoni qua con questa combinazione. Sarebbe uscito un'altra carta di chiusura. E invece il cuore le dice: ciò che tu senti, i tuoi desideri sono allineati alla volontà universale, quindi affidati agli eventi che sono le emozioni più sotterranee, anche quelle che il diavolo ti fa sentire come attaccamento. Cosa ti provoca il pensiero che tu vuoi realizzare quella cosa? Quale emozione sale? Non ce la farò mai. Qual è l'emozione di quel non ce la farò mai? Tristezza, abbandono, esclusione. Vivitela fino in fondo. Vivitela fino in fondo con la consapevolezza che ti stai autopotenziando per realizzare l'obiettivo. Ok, bellissimo. Allora andiamo a vedere qual è la sfida che il femminile si incontra nei prossimi giorni, nelle prossime ore. La sfida di seguire l'intuizione. Il suo cuore lo sa che ha tutti gli strumenti per realizzare, ma ha paura a fare dei passi. Sono tutti arcani maggiori potentissimi. La sfida di seguire l'intuizione. Ragazze mie ragazzi, allora, momento carosello erotico. Abbiamo sul canale il viaggio erotico negli arcani. In questa settimana, per realizzare tutti i tuoi obiettivi e passare da qui a qui, ti stanno chiedendo di fare la pratica della papessa e la pratica del mago che con la sua spada rompe, come sapete nel video, gli ostacoli che ostruiscono la realizzazione divina. Va bene? Ok, seguire l'intuizione. Seguire l'intuizione, seguire l'intuizione, non far prendere la mente il posto dell'intuizione. Ok. Guarda, la stella, di nuovo un arcano maggiore, incredibile, per realizzare l'obiettivo. Segui l'intuizione, fai il passo in merito a ciò che l'intuizione ti dice.
non controllare gli eventi e realizzi la tua opera. Ecco perché i maschili vedono il femminile che lo fa già. Ovviamente il tempo è circolare, non esiste. Noi stiamo leggendo quello che accadrà tra qualche ora, tra qualche minuto, tra qualche istante, ma è già accaduto, perché il tempo per l'anima non c'è. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Vediamo quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui. Le vere intenzioni dell'anima di lui. Le vere intenzioni dell'anima di lui. L'amore pieno. 10 di coppe. Le vere intenzioni dell'anima di lui sono quello di condividere l'amore, la famiglia, la bellezza, la piena condivisione con le famiglie riunite, la famiglia d'anima. Le vere intenzioni dell'anima di lui sono quelle di creare questa bellezza emotiva, pratica, familiare. L'amore, in tutto tondo, in tutto, sì. E a cosa sono conformi le azioni che farà lui nei prossimi giorni, nei prossime ore? Eh sì. Andiamo a prenderci un aperitivo? 3 di coppe. Quindi le azioni che farà lui nei prossimi giorni sono quelle della leggerezza. Dietro a questa leggerezza c'è una venerazione sconfinata. Cioè, anziché farsi tutti... Allora, per togliersi da questo impasse emotivo, abbiamo visto tutte queste immagini, no? Da questa vergogna, questo impasse emotivo, faranno i maschili dei passi semplici, cioè una gioia condivisa, cioè magari rideranno delle tue battute, oppure vedrai una gioia sincera, una leggerezza autentica che non è sinonimo di superficialità, perché dietro lo accompagna il 10 di coppe, va bene? Quindi se vedete maschili, un'energia maschile che sorride, che è leggera, e dietro c'è una profondità molto forte. Perché? Per capire mi sono distrutto, il mio tormento è finito, per capire mi sono dovuto allontanare, perché ti ho sempre amato. Quindi è come se facessero azioni conformi, tipo, ehi, che fai? Andiamoci a prendere un aperitivo, magari insieme a quegli amici. Cioè, questa leggerezza è il prodotto di una profonda distruzione e un po' l'araba fenice. Quindi anche i maschili che potete incontrare nei prossimi giorni, prossime ore, che li vedete più leggeri, più no, dietro c'è un grande lavoro spirituale, va bene? Vediamo il risultato finale di lui nei confronti di lei rispetto alla vita. Il risultato finale, paggio di coppe, vedrete una vulnerabilità, cioè stupendo perché già mi stavo immaginando che uscivo un paggio di coppe qua. Vedrete una vulnerabilità stupenda. I maschili non si vergogneranno di piangere, di essere vulnerabili, e c'è quello che abbiamo aspettato da secoli. Il tuo maschile interno uguale, anche se sei donna. Cioè, l'approccio finale, il paggio di coppe, i maschili li vedrete vulnerabili, dolci, sensibili, poetici, magari scriveranno una poesia, un messaggio più poetico del solito. E in quel gesto c'è una poesia che sgorga dalle profondità dell'anima. È bellissimo questo. Vedrete come un'anima giovane che risorge, con la stessa delicatezza di come vedi un fiore appena sbocciare. Ecco, il fiore appena sbocciare è l'immagine che vedo nel maschile. Bello, molto poetico, bellissimo. Vediamo quali sono le vere intenzioni dell'anima di lei. Le vere intenzioni dell'anima di lei sono quelle dell'asso di denari, coltivare ciò che sente vero. Dare un'opportunità reale, concreta. Le vere intenzioni dell'anima di lei è coltivare ciò che sente vero, ciò che sente autentico, perché quello è il seme di una grande prosperità. Ok, vediamo quali sono le azioni, a cosa sono conformi le azioni di lei. A cosa sono conformi le azioni di lei? A ricevere, a non imporre niente a nessuno, a ricevere. Sarà un'ottima ascoltatrice, avremo dei femminili molto empatici, molto veri, molto autentici, molto compassionevoli e investiranno su ciò che sentono vero. Avremo femminili che sono pronte ad accogliere le proprie emozioni e anche i veicoli delle proprie emozioni, che sono le altre persone, che sono gli eventi che gli accadono. Femminili che veramente riescono ad essere entusiaste perché non hanno paura del regno ctonio, sotterraneo, no?
e quindi troveremo dei femminili veramente predisposte all'ascolto autentico con l'altro, molto profonde, molto vere, e investiranno su ciò che sentono vero. Abbiamo delle aperture bellissime qua, tra maschile e femminile, c'è un grande coronamento. Energia finale del femminile nei confronti del maschile rispetto proprio alla vita, energia finale. Meraviglioso, vedrete i femminili che si faranno motivare dalle proprie emozioni, muoveranno passi concreti verso l'amore, verso ciò che le emoziona, che sia una persona, che sia un evento, che sia un progetto creativo, che sia il lavoro. Sono carte stupende, guardate che finali abbiamo. Seguiranno la loro intuizione vincendo l'ostacolo, perché la mente può dirti stai facendo bene, stai facendo male, o vinceranno non solo la loro intuizione, ma anche magari un maggiore isolamento, si aprono alla vita, si danno all'amore. E il maschile risponde, maschile e femminile, qua c'è un'energia bellissima che si unisce. E i femminili accolgono con il loro approccio femminile, appunto, di accoglienza, di maternità, il senso materno del termine, che è di madre terra, l'accoglienza, la fragilità e la bellezza della poesia del maschile. È una lettura molto, anche troppo poetica, direi. È una lettura bellissima. Guarda, qua c'è la regina di bastoni, hanno in mano le situazioni, hanno un grande potere di co-creare, di manifestare. Molti femminili, allora tra femminili, molti ci saranno dei colpi di fulmine in questi giorni, ragazze e miei ragazzi, persone nuove, colpi di fulmine, li vedo chiaramente nella lettura, magari tra un gruppo di amici, noti una persona che non avevi mai notato o ti presentano qualcuno. Ci sono dei colpi di fulmine per cui le carte ti stanno dicendo lasciati andare a ciò che senti vero per te, a ciò che ti emoziona, e smetti di stare nella solitudine in quel senso e apri il tuo cuore da ambo le parti, va bene? Perché sento proprio un sapore nuovo per la vita, un sapore nuovo per la vita. Qua abbiamo un'ondata di fede che sta guidando le energie maschili e femminili. Entrambi si sentiranno guidati da un moto emotivo potentissimo che le porterà radicalmente a cambiare le loro relazioni, anche sul lavoro, anche nelle amicizie. Ok? Vediamo adesso di metterci delle specifiche. Allora, sulla stella, in che cos'è che hanno trovato la fiducia? In che cos'è? Lo sai che a me il termine speranza non mi piace, però lo usiamo, dai. In che cos'è che hanno ritrovato speranza come energia attuale? Fiducia. Nella loro fragilità. Il paggio di coppe è uscito 2 volte già. Hanno ritrovato speranza nella gioia di meravigliarsi di nuovo. Hanno trovato la fede nella gioia di stupirsi ancora, come se fossero bambini. Hanno ritrovato la fede, la guida, la loro stella nel loro stesso bambino interiore, che è quello che ha il comando della loro vita. E quando questo bambino sta male o è adirato, riperpetua sempre le stesse dinamiche, le stesse scene nella propria vita, no? Invece il cuore dice difendi la tua verità, che è quella del bambino. Il bambino, o comunque sia, il paggio di coppe non ha la pretesa di dirigere la propria vita secondo la morale condizionante. Si deve fare così, deve andare così. No, no, non è un imperatore al negativo, è un paggio di coppe, è la vulnerabilità, la bellezza della vulnerabilità che crea la capacità di stupirsi ancora. E con quell'appeso, dov'è che hanno lasciato andare il controllo? Su quale aspetto? Sulla magia, il mago c'è qua. Hanno lasciato andare il controllo sugli eventi perché o consciamente o inconsciamente hanno compreso che la vera magia accade quando tu non pretendi di dirigere le cose. Ok? E anche su nuovi inizi, si stanno affidando. E cos'è che stanno difendendo? Qual è la verità del 7 di bastoni che viene difesa? La chiarezza espositiva e la chiarezza è il re di spade. Quello che viene difeso adesso è una chiarezza indiscutibile.
che è quella che li porta poi a fare queste azioni. Manifesto la mia vulnerabilità, la mia spensieratezza, l'allegria di quando ero bambino. È bellissimo, eh? Allora, il controllo del carro su cosa verte specialmente? Il controllo nel gestire gli eventi e le proprie emozioni e le persone, 5 di bastoni. Il controllo del carro verte su quell'ansia che vuole gestire più cose contemporaneamente, come i discorsi tra le persone, anche i litigi, l'avere ragione, ok? Ecco, tagliamo la testa al toro, avere ragione, il controllo sull'avere ragione. Ok, momento di silenzio. Allora, ciò a cui ambisce la sua anima con 10 di coppe, quest'unità, da dove proviene? Dall'aver sciolto le proprie paure, attaccamenti e resistenza all'amore, il diavolo. Qua si stanno ripetendo le carte che ci sono qua, cioè integrazione maschile e femminile. Allora, da dove nasce? Dal fatto che hanno riconosciuto quali sono le loro paure, attaccamenti e resistenze. L'amore non è controllo, come dice il diavolo. L'amore è lasciarsi vivere dalla vita, lasciarsi attraversare dalle emozioni, 10 di coppe. E allora le paure e gli attaccamenti che lui poteva avere in merito all'amore condiviso vengono riconosciuti. Il 3 di coppe, quali sono questi gesti che loro faranno per identificarli in una carta col 3 di coppe? I gesti di leggerezza, di bellezza, quali sono? Il 9 di coppe, quello di loro faranno solo ciò che gli fa stare bene in questa settimana. Il maschile farà solo quello che lo fa stare bene. Sì, sai i bambini, no? Quando gli dai una cosa ai bambini da mangiare, io mi ricordo, se mi dava una cosa che non mi piaceva, la sputavo. Non, se la aggiungessimo con questo sarebbe comunque meglio, sarebbe buono. No, no, non mi faccio come... Il bambino non si fa convincere, o è sì o è no. E allora i maschili faranno delle azioni di leggerezza e di bellezza, faranno solo ciò che li fa godere, senza, con la chiarezza del re di spade nel cuore, e con il 7 di bastoni dice difendi la tua verità, scegli quello che vuoi veramente, con le idee chiare. E allora faranno delle azioni che parlano di leggerezza, di bellezza e soprattutto azioni che corrispondono a ciò che vogliono fare veramente, quello che vuole fare il paggio. Ok. La vulnerabilità del paggio di coppe, qual è l'aspetto che viene completamente abbracciato dal maschile? Il mondo, bellissimo, la completezza. Se loro seguono il loro bambino interiore, loro realizzano il successo, il mondo, si sentono completi. E allora qua avevamo anche le mie carte oracolo, lui, lei, il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te. Qual è questo tormento? Il tormento di gestire le emozioni, gestire gli eventi, gestire le persone, voler avere ragione, il dover fare alcune cose anche se non mi piace, perché è giusto così, il dover essere, no? Il 9 di coppe qua nelle azioni parla chiaro, faccio solo ciò che mi piace, ciò che mi fa sentire leggero, ciò che mi fa sentire bene. Allora il paggio di coppe è quella vulnerabilità che fa queste cose con molta dolcezza, con molta spontaneità. Ok. Allora, andiamo da quest'altra parte, ci mettiamo sempre queste. Dov'è che l'energia femminile chiede giustizia? Cioè, dov'è un aspetto in particolare? Nel lasciare andare quello che già conosce e andare verso lo sconosciuto, lasciare andare una vecchia identità, 8 di coppe, vecchi schemi, vecchi modi di essere, vecchi modi di fare, anche una persona, anche delle circostanze che il suo cuore dice, magari lei sta ancora in quelle circostanze, ma quelle circostanze non la nutrono più, non fanno, senza recriminare dove sono state fino a questo momento, ma stanno tagliando ciò che, seppur le ha nutrite fino a un certo momento, adesso non le nutre più. Può essere un luogo, possono essere persone, possono essere una persona, può essere un modo di fare. Quindi il coraggio di uscire dal conosciuto e andare verso il mistero della vita, la bellezza della vita, lasciarsi attraversare dalla vita, non rimanere ancorati a un luogo che o per dovere o per luogo comune o si dovrebbe fare, non si dovrebbe fare, rimane agganciata, ok? Allora, il diavolo nella mente, su quali aspetti sta focalizzando l'attenzione del diavolo? Sulla papessa.
Allora, papessa e diavolo mi parlano di sotterfugi, di situazioni nascoste, di situazioni complesse. Allora, e soprattutto la papessa qui è mollare, mollare il controllo sulle proprie intuizioni. Al di là che poi si possono... questa lettura la possiamo diversificare su più livelli, no? Situazioni contorte, situazioni complesse, situazioni, no? Triangolazioni dove non condivise, perché c'è chi le condivide, no? Quindi su quelle paure legate alla profondità dell'essere, che se solo vengono viste, vedere con gli occhi che guardano dentro, vipassana, no? Come si dice nel buddismo, cioè guarda con gli occhi, guarda ciò che c'è fuori con gli occhi che guardano dentro, non con gli occhi che guardano fuori. E soprattutto guarda ciò che c'è dentro di te senza esercitare un controllo. Segui le intuizioni. Ok. Allora, dove questo mago, questa capacità di sentirsi co-creatrici o co-creatori della propria vita, una specifica su questo. Loro sanno di poter realizzare il grande amore soltanto se scelgono loro stesse. Loro stesse non è una concezione egoica, soltanto se fanno delle vere scelte allineate alla volontà dell'anima, loro possono realizzare gli obiettivi anche amorosi. Non voglio quello perché è assolutamente quello. E così non si realizza mai niente, lo sappiamo bene. Si realizza soltanto ciò che è veramente allineato alla tua anima. E soltanto in questo modo tu puoi co-creare un amore all'altezza delle tue più grandi aspirazioni. Loro sanno che possono creare un grande amore, che possono manifestare il mago un grande amore, a patto che seguano le intuizioni, non abbiano il controllo sulle intuizioni e soprattutto lascino andare il conosciuto, qualsiasi veicolo questo conosciuto abbia, che sia una persona, che sia un abito di identità proprio, ok? Allora, la papessa al blocco, quale verità stavano ignorando o potrebbero ignorare i femminili? Quale verità? La verità è che loro possono realizzare qualunque cosa a partire dal loro benessere personale, l'imperatrice. La paura di essere felici, la paura di co-creare, la paura di essere fertili. Questa è la verità che non volevano accettare. Perché? Perché la mente razionale, guarda, c'è il diavolo con la papessa qua, loro lo sanno intuitivamente questo, ma è come se non l'accettassero ancora. Ed ecco il risvolto meraviglioso dei prossimi giorni. A questo asso di denari, a cosa è conforme in particolare? Qua abbiamo un bellissimo re di coppe. Loro re e regina di coppe. Allora i femminili hanno la bellissima opportunità di condividere la propria interezza con un'altra persona. Investiranno le loro energie e il loro tempo, compassionevoli, aperte, con una persona che condivide esattamente il loro modo di sentire, che lo vive questo modo di sentire. In particolare la regina di coppe adesso, cos'è che ascolterà profondamente dentro di sé rispetto all'altro? Tutte le volte in cui si è sentita bloccata per la paura di amare, 8 di spade. Perché c'è un grande lavoro interiore qua. Il cavaliere di coppe, verso dove la conduce? Nel vedere ciò che la vita gli stava mettendo davanti e fino a questo momento ha scartato probabilmente, perché era troppo focalizzata su quello che non andava nella sua vita, 4 di coppe. La vita la conduce a vedere ciò che l'universo le sta offrendo. Magari lei è focalizzata su ciò che non andava nella sua vita, ciò che l'universo le sta offrendo, perché si apre all'amore. Questa è una settimana stupenda, ragazze e miei ragazzi. L'avevo già preannunciato nelle previsioni settimanali, però questo è un video sempre valido, però è una settimana stupenda, di grande apertura, è stupenda, veramente stupenda. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa contraddistingue. Dove sta? Allora, no, voglio mettere, dove stanno? Eccolici qua. Allora, mettiamo questi oracoli. Voglio vedere sull'energia maschile cosa hanno da dire gli spiriti sull'energia maschile.
cosa hanno da dire gli spiriti sull'energia maschile. Vi ricordo che chiunque volesse iniziare il percorso sciamanico di co-creazione con il proprio destino, sotto l'info box trovate tutti i corsi disponibili, tutte le pratiche, tutto quanto. Allora, cosa dicono gli spiriti sull'energia maschile? Benedizioni dell'abbondanza, è stupendo. Qua le energie maschili si sentiranno molto abbondanti, molto fertili, perché iniziano a sperimentare la gratitudine per la vita. Nel suolo della gratitudine sempre crescono i frutti più dolci, quindi, e questo è anche un invito per le energie maschili a sperimentare la gratitudine, visto che c'è già il Paggio di Coppe più volte. Sperimenteranno la gratitudine per fare quello che gli piace veramente senza il dover fare e dover essere, sperimentando anche relazioni autentiche. È bellissimo. Vediamo cosa hanno da dire gli spiriti in merito all'energia femminile. È il tempo della trasformazione. Il sol poniente è solo il comienzo di una nuova alba, e mi parlano di grande trasformazione. Sta iniziando una nuova alba, e la nuova alba è quella che vediamo. Già iniziare a vedere quello che la vita ti mette davanti senza più procrastinare, iniziare ad amare, cioè darsi e investire su qualcosa di concreto perché inizi ad amare, è la più grande trasformazione che possa esistere. La clessidra mi dice: in questi giorni, prossime ore, questo tempo qua, va bene, è bellissimo. E vediamo adesso qual è l'animale guida nei prossimi giorni, sia per l'energia maschile sia per l'energia femminile. Animale guida, energia maschile, l'alce, la saggezza. La saggezza, allora, lascia che la tua testa, la tua mente vadano verso le stelle. La stella di nuovo è qui, però mantieni i piedi nella terra, ascolta l'antica saggezza della tua anima. Gli antenati parlano attraverso di te, tu sai tanto, quindi vedremo dei maschili molto saggi perché seguono la saggezza dei loro antenati, che gli viene dall'accettazione delle proprie fragilità, dall'inclusione. Quindi l'alce, che somiglia a una renna, però è l'alce, potrete vedere in questa settimana anche questo animale qui, va bene, a conferma di questa lettura su internet, anche le renne. Vediamo l'energia femminile. Qual è l'animale guida per l'energia femminile? La mariposa, e beh, la farfalla, cioè guarda, trasformazione e la farfalla. Puoi reinventarti, apriti alla ricompensa del cambio. Tienes el brillo para compartir con il mondo, ama cada parte del tuo viaje. Allora, qua i femminili si sentiranno parte veramente di una grande trasformazione cosmica, si sentiranno avere le ali. È anche un invito questo per aprirti al cambiamento, perché ti sta portando la grande ricompensa che andrai a sperimentare. Ama ogni parte del tuo viaggio. E qua abbiamo il 4 di coppe, quando ho chiesto cosa si apre il cavaliere di coppe, a quello che la vita ti stava mettendo davanti e ancora non lo vedevi, e il meravigliarsi. Cioè, voi avrete delle energie maschili che si meraviglieranno, va bene? Che faranno vedere la loro fragilità, e specchierà in voi la stessa necessità. Cioè i bambini o comunque il paggio di bastoni, il paggio di coppe si meraviglia per tutto, è lo stupore, la poesia, quella dolce fragilità di un fiore che è la bellezza stessa. Allora il femminile avrà un grande cambio su questo. Iniziando a sperimentare la gioia dell'esistenza, si apriranno a una relazione costruttiva, bella e appagante e ricorderanno quante volte sono state bloccate dalle loro paure per realizzare il loro capolavoro di vita. Ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, è una lettura stupenda, concludo qua. Ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.